Oggi vorrei provare a rispondere alla domanda di Francesco, che mi chiede di approfondire il tema dei reparti di tiratori in seno all'esercito romano. Cominciamo però con una premessa doverosa. Nell'Europa centro-occidentale, fino al tardo antico, all'alto medioevo, le armi da tiro non sembrano godere di una particolare popolarità o di un particolare sviluppo. E anche in Grecia, che funge in un certo qual modo da cerniera tra l'Oriente e l'Occidente, inizialmente le armi da tiro e in particolare l'arco sono presentate in chiave evidentemente negativa. Plutarco, nei suoi Apoftegma Spartani, fa dire a un Uplita Lacedemone agonizzante alle Termopili che egli non ha alcun rimpianto, se non quello di essere stato ferito a morte da un effemminato arciere. È evidente che la figura dell'arciere è tutt'altro che positiva e viene letta grosso modo come quella di un codardo che non ha il coraggio di affrontare l'avversario in corpo a corpo con scudo e lancia. Per molto tempo nel mondo greco l'arco sarà arma caratteristica dei barbari, dei persiani, degli sciti, dei traci e dei cretesi, che per i greci continentali erano una sorta di semibarbari. Questo ovviamente cambierà e si comincerà ad avvertire i primi cambiamenti nella seconda metà del V secolo a.C., durante la guerra del Peloponneso, per rispondere a delle evidenti necessità tattiche. Tant'è che poi sappiamo da Senofonte che nel IV secolo a.C. era abbastanza normale per gli eserciti greci avere al loro interno dei reparti di arcieri. E questi reparti di arcieri erano principalmente reclutati proprio nell'isola di Creta. Questo perché l'arco dei Cretesi, a differenza degli archi continentali, per certi versi si ispirava agli archi del vicino Oriente. A doppia curvatura, laminato in corno e tendine, riusciva ad avere una capacità di penetrazione e una gittata non indifferenti. L'impiego di arcieri cretesi diventerà sistematico poi nel III secolo negli eserciti dei Diadochi, i successori di Alessandro Magno. Gli eserciti ellenistici avranno una componente costante di reparti specializzati di tiratori e in particolare di arcieri cretesi, tant'è che la figura dell'arciere cretese diventerà così canonica da perdere la sua connotazione etnica e l'arciere cretese ad un certo punto non sarà più un arciere reclutato a Creta, ma un arciere equipaggiato alla moda cretese. Anche nella stessa terminologia, se inizialmente troviamo solo toxotai creticoi, arcieri cretesi, da un certo punto in poi in ambito ellenistico troveremo toxotai neocreticoi, arcieri neocretesi, un termine che in qualche modo va ad intendere degli arcieri equipaggiati secondo la moda cretese, ma non necessariamente nativi di Creta. Dopo questo doveroso breve excursus sull'arceria e sulle armi da tiro in generale presso le realtà greche ed ellenistiche, andiamo però ora ad affrontare il tema in ambito romano. Il primo contesto nel quale compaiono delle figure di soldati romani equipaggiati con delle armi da tiro è quello della riforma serviana, la riforma militare che viene convenzionalmente attribuita al re Servio Tullio e che ci viene raccontata sia da Tito Livio sia da Dionigi Licarnasso. Entrambi gli autori ci parlano di una suddivisione dell'esercito in classi su base censitaria e di una quinta classe, la più povera in assoluto, i cui appartenenti sono equipaggiati, secondo Tito Livio, con sassi e fionde, secondo Dionigi anche con dei giavellotti. Ora è importante sottolineare un dato cruciale. Noi qui non siamo dinanzi a delle truppe di combattenti equipaggiati con armi da tiro secondo un disegno tattico cosciente a monte, che poi sul campo di battaglia andranno ad occupare il ruolo e a svolgere i compiti propri dei combattenti equipaggiati con armi da tiro. Siamo molto più semplicemente davanti a dei combattenti che a causa della loro scarsa possibilità economica, non potendo permettersi l'equipaggiamento di un fante di linea, sono costretti a ripiegare su strumenti propri dell'ambito venatorio ed agreste.
La frombola è uno strumento che serve per cacciare gli uccelli, oppure per scacciare i lupi che minacciano il gregge. E anche i giavellotti di cui parla Dionigi probabilmente in origine sono semplicemente delle lance da caccia. Quindi non abbiamo dinanzi dei tiratori scelti, ma al contrario una milizia male armata e probabilmente anche scarsamente motivata. Tito Livio infatti ci dice che questi soldati, che si chiamano accensi, non vengono schierati sul campo di battaglia di fronte alla fanteria di linea, come normalmente si farebbe con le unità di schermagliatori o di tiratori, ma al contrario dietro, al di fuori dello schieramento di battaglia vero e proprio, nelle retrovie, con il compito di intervenire nella battaglia solo in casi eccezionali di estrema necessità con funzione di riserve. Cicerone arriva a scrivere che gli accensi sono soliti combattere con le armi che raccattano per terra dai caduti. Quindi è evidente che la loro dotazione originaria, la frombola, non è pensata per un impiego sul campo di unità di tiratori, ma è semplicemente l'unico strumento offensivo che questi uomini provenienti da un ceto sociale poverissimo possono permettersi prima di scendere in battaglia. Questo l'atteggiamento dei romani nei confronti delle armi da tiro, che d'altra parte è in linea con quello della maggior parte delle altre popolazioni dell'Europa centro-occidentale, che vediamo è attestato per l'età reggia e che continuerà grosso modo senza particolari cambiamenti fino all'ultimo quarto del III secolo a.C., un momento nel quale i romani dovranno velocemente rivedere una parte consistente del loro impianto tattico per rispondere a delle esigenze molto specifiche. Nel 218 a.C. infatti comincia la seconda guerra punica e l'esercito che Annibale porta in Italia è qualcosa che i romani non hanno mai affrontato prima. Se per certi versi l'esercito annibalico ricorda le armate ellenistiche, è privo degli elementi meno duttili delle stesse, come ad esempio la fanteria di picchieri, dei falangiti armati alla Macedone, che è notoriamente poco manovrabile. Al contrario, la fanteria di linea di Annibale sarà molto efficace. Ma quello che mette più in crisi i romani è, oltre alla cavalleria di Annibale, anche l'uso di tutta una serie di reparti etnici, di specialisti, equipaggiati con armi da tiro e armi da getto. Rimanendo nel campo delle armi da tiro, basti pensare ai frombolieri delle Baleari, provenienti dalle isole Baleari, tra le quali c'è Ibiza, lungo la costa orientale della Spagna, oppure agli arcieri mauri, che venivano reclutati tra le popolazioni berbere della Mauretania. Ora, qui non siamo davanti a delle truppe che utilizzano delle armi da getto, delle armi leggere, delle armi da tiro, perché sono impossibilitate a equipaggiarsi con la panoplia di un fante di linea. Siamo davanti a dei combattenti che usano delle armi da tiro perché sono il loro armamento etnico caratteristico e sono dei combattenti che sono abituati ad usare queste armi fin da bambini. In particolare i frombolieri delle Baleari debbono il loro nome al verbo greco ballein, che significa appunto scagliare. Le isole Baleari sono le isole dei lanciatori. Se questo popolo, se la loro madrepatria viene addirittura identificata dai greci sulla base della loro perizia nell'uso della frombola, vuol dire che oggettivamente erano dei frombolieri micidiali. Da sperimentazione moderna sappiamo che un fromboliere delle Baleari, con un tiro parabolare, non teso per carità, comunque riusciva ad avere un raggio utile di 400 metri, che è una distanza enorme, maggiore a quella di qualunque arco dell'epoca. Davanti a questi reparti di tiratori i romani sono in incredibile difficoltà e il loro deficit è tale da essere notato anche dai loro alleati. Noi sappiamo ad esempio che Gerone II di Siracusa, che è una famosissima e potente città della Sicilia che in questo momento, all'inizio della seconda guerra punica, è alleata di Roma, bene, Gerone II arriva di sua sponte ad inviare ai romani
tutta una serie di truppe di specialisti, schermagliatori e tiratori proprio per aiutarli a confrontarsi con gli specialisti di Annibale. Gerone II invia dei peltasti, che sono degli incursori, dei giavellottisti, invia degli arcieri cretesi e invia dei frombolieri. I romani stessi sono evidentemente coscienti del loro deficit, tant'è che Appiano ci dice che a un certo punto il Senato ingiunge al dittatore Quinto Fabio Massimo, detto il temporeggiatore, di armare una forza di 8.000 volones con degli archi. I volones, anche se il nome significa grosso modo volontari, in realtà erano degli schiavi che venivano liberati, ma in cambio della libertà dovevano servire nell'esercito romano. Un espediente che viene creato proprio durante la Seconda Guerra Punica a segno di quanto doveva essere pesante la crisi percepita dai romani. In ogni caso, comunque, i romani riusciranno in un modo o nell'altro, con la tenacia che è loro propria, a fare velocemente fronte al problema e in più settori. Sappiamo da Appiano sempre che manderanno dei reclutatori in Spagna per reclutare dei cavalieri celtiberi, proprio per supplire al loro problema, al loro deficit nell'ambito equestre. Sappiamo da Tito Livio che è proprio durante la Seconda Guerra Punica che viene istituito il corpo dei Velites, che sono degli schermagliatori, ma degli schermagliatori che sono abili, che sono ben equipaggiati e che vengono utilizzati di fronte alla formazione di fanteria pesante per ingaggiare gli schermagliatori avversari. E evidentemente i romani costituiranno anche dei corpi di arcieri e di frombolieri, ma cercheranno sempre di costituirli con elementi provenienti da realtà a loro limitrofe, da alleati, da soci, appunto unità ausiliarie. Non assisteremo mai in questo periodo all'istituzione di corpi di arcieri propriamente romani, e questo perché evidentemente i romani conservano comprensibilmente quella sorta di diffidenza propria del guerriero europeo centro-occidentale nei confronti delle armi da tiro. In ogni caso, i primi a fare le spese della consapevolezza, coscienza rinnovata in campo tattico dei romani saranno per assurdo proprio i siracusani, quelli che inizialmente li avevano aiutati a colmare il loro deficit. E questo perché nel 214 a.C. Roma cinge d'assedio Siracusa. Perché? Perché Siracusa nel frattempo, durante la Seconda Guerra Punica, ha cambiato fronte. Gerone II è morto, gli è succeduto il figlio Geronimo, che dalle fonti viene descritto come un ragazzotto non particolarmente brillante, e dopo una serie di diversi colpi di stato prendono il potere a Siracusa due fratelli, Ippocrate ed Epicide, che sono due mezzosangue cartaginesi, figli di un siracusano che era stato esiliato a Cartagine e di una donna punica. Si tratta evidentemente di due personaggi che sono vicini ad Annibale, vicini a Cartagine, e che quando prendono il potere fanno comprensibilmente cambiare fronte a Siracusa. Allora i romani assediano la città e noi in Tito Livio leggiamo che le navi del console Claudio Marcello, mentre si apprestano ad avvicinarsi via mare alle mura di Siracusa, sono gremite di arcieri e di frombolieri che battono i bastioni siracusani per impedire alle truppe dei greci di Siracusa di difendere le loro mura. Quindi l'allievo ha superato il maestro e proprio durante la Seconda Guerra Punica i romani cominciano a comprendere l'importanza delle truppe di tiratori e a farne uso. Terminata la Seconda Guerra Punica, durante tutto il secondo secolo a.C., la presenza di reparti di tiratori scelti in seno all'esercito romano, che ragionevolmente dovevano essere reclutati presso le comunità della Magna Grecia, della Sicilia o provenire dalla Grecia propriamente detta, comincia ad essere un'evenienza sempre più frequente. Durante la Seconda Guerra Macedonica, combattuta contro Filippo V, e la Terza Guerra Macedonica, combattuta contro suo figlio Perseo, leggiamo in Tito Livio che i romani impiegano più volte reparti di arcieri cretesi.
Oltretutto, il conflitto con il regno di Macedonia avvicina Roma al regno di Pergamo e al suo monarca Attalo II, che offre ai romani un canale di reclutamento preferenziale dei temibili frombolieri di Rodi, rinomati in tutto il bacino mediterraneo per essere stati forse i primi ad utilizzare, al posto dei proiettili in pietra e in terracotta, le ghiande missile in piombo, dei proiettili fusiformi, appunto in piombo, che dovevano avere una capacità di penetrazione tremenda. Proprio dell'efficacia di questi frombolieri insieme a quella degli arcieri cretesi parla Tito Livio a proposito della battaglia di Monte Olimpo, combattuta nel 189 a.C. tra le legioni del console Gneo Manlio Vulsone, i suoi ausiliari forniti da Attalo II di Pergamo, e l'esercito dei Galati, che in quanto esponenti di una tradizione militare schiettamente occidentale risultano completamente impreparati a fronteggiare il barrage missilistico delle truppe di tiratori ausiliarie dei Romani e ne vengono così falcidiati. Infine da Sallustio leggiamo che durante la guerra giugurtina, che infuria il Nord Africa dal 112 al 105 a.C., i Romani impiegano contro i Numidi proprio i temibili frombolieri delle Baleari, poiché ormai che Cartagine non è più, tutto quello che era dominio cartaginese è diventato dominio romano, e così Roma è in grado di schierare contro i suoi nemici proprio quei tremendi frombolieri balearici che Annibale aveva schierato contro di lei. I reparti ausiliari di tiratori nel I secolo a.C. sono oramai diventati un elemento imprescindibile dell'esercito romano, tanto da portare alla creazione di realtà di arcieri e frombolieri anche presso quelle culture per le quali l'utilizzo delle armi da tiro non era un elemento particolarmente legato alla tradizione. Nell'89 a.C., durante la battaglia di Ausculum, l'odierna Ascoli Piceno, un episodio della guerra sociale, sappiamo che le legioni del console Cneo Pompeo Strabone vengono supportate nel loro confronto con gli italici ribelli del condottiero Gaio Iudachilio da dei reparti di frombolieri venetici provenienti dalla città di Oderzo. E questo lo sappiamo grazie al ritrovamento in loco di ghiande missile in piombo che riportano appunto la scritta Opitergium, ovvero Oderzo. Era uso all'epoca di scrivere sui proiettili delle frombole o il nome del proprio reparto o della città di provenienza, oppure addirittura insulti o battute salaci riferite ai nemici, secondo una tradizione che continuerà fino in età contemporanea con gli insulti e le battute scritti sulle bombe durante la Seconda Guerra Mondiale. Giulio Cesare, nel De Bello Gallico, parla di un impiego intensivo di reparti ausiliari di arcieri cretesi e frombolieri delle Baleari sia contro i Belgi che contro i Galli. E quando, allo scoppiare delle ostilità con Pompeo, si troverà preclusi i canonici canali di reclutamento per gli ausiliari tiratori, ovvero la Spagna e l'Egeo, comunque egli recluterà dei reparti di arcieri ausiliari presso la popolazione gallica dei Ruteni. E questo non perché presso i Galli vi fosse una qualche particolare tradizione arceristica, anzi, noi sappiamo proprio dal De Bello Gallico che Vercingetorige cercherà con un modo tardivo di riconvertire i cacciatori gallici armati di arco in reparti di combattenti, ma questo appunto per cercare in qualche modo di trovare una risposta ai reparti di tiratori scelti dell'esercito di Cesare. Il fatto che comunque Cesare decida in ogni caso di reclutare delle nuove truppe di tiratori e di farlo tra i Galli è la riprova di quanto avere dei reparti di tiratori per l'esercito romano fosse ormai qualcosa di irrinunciabile. Durante la battaglia di Durazzo tra Cesare e Pompeo,
che viene descritta in maniera minuziosa dallo stesso Cesare nel De Bello Civili, sappiamo che l'utilizzo di reparti di tiratori scelti da ambo le parti fu talmente massiccio da portare i soldati di entrambi gli schieramenti a ideare dei metodi estemporanei per tutelarsi. E se da una parte i soldati di Cesare si trovano ad utilizzare coperte, trapunte e materassi per costituire una sorta di protezioni estemporanee per tutelarsi dalle ghiande di frombola e dalle frecce, dall'altro lato i soldati di Pompeo, ci dice Cesare, costituiscono una sorta di imbottiture esterne in vimini per i loro elmi, proprio per avere una superficie ammortizzante che isolasse le calotte di bronzo dalle ghiande missile in piombo. Cesare attribuisce ai pompeiani tutta una serie di reparti di arcieri ausiliari e oltre ai soliti cretesi cita anche degli arcieri lacedemoni e degli arcieri pontici. Questi ultimi due sono molto interessanti. Gli arcieri lacedemoni di cui parla Cesare probabilmente sono da intendere come dei neocretesi. Sappiamo che tra il III e il II secolo a.C. il re spartano Nabide aveva riformato l'esercito lacedemone e per farlo si era appoggiato a diversi reparti di mercenari cretesi, che poi erano stati insediati come perieci sul territorio spartano. Probabilmente quando Cesare parla di arcieri lacedemoni di Pompeo si riferisce a quest'ultimi. Relativamente agli arcieri pontici, poi, è molto interessante il dato poiché dimostra come già in questo periodo Roma cominci a spostare sempre di più verso oriente l'asse del suo reclutamento delle truppe armate di arco. E questo perché l'arco delle popolazioni orientali era molto più efficace di quello dei cretesi. Sappiamo infatti già da Senofonte che gli arcieri persiani avevano un raggio d'azione utile che era molto superiore a quello dei cretesi. L'utilizzo di reparti di arcieri ausiliari reclutati nelle province orientali continuerà e sappiamo ad esempio da Cicerone nelle sue Filippiche, quando enumera i migliaia di difetti di Marco Antonio, che uno di questi è aver impestato il foro con i suoi arcieri Iturei. Gli Iturei sono un popolo arabo che era stanziato grossomodo intorno alla Siria. Quindi ecco che cominciano ad essere citati arcieri che non sono più reclutati nel mondo greco, ma al contrario presso le province orientali. Durante l'impero, i reparti di arcieri ausiliari reclutati nelle province orientali, in particolare in Siria, finiranno per sostituire gradatamente quelli reclutati presso i cretesi, che finiranno col diventare un elemento minoritario in seno all'esercito romano. E questo perché, come abbiamo già detto, l'arco del vicino Oriente era molto più potente di quello cretese e oltretutto gli arcieri orientali erano soliti utilizzare in maniera intensiva delle frecce dalla punta trilobata che avevano un'enorme capacità di penetrazione. Oltretutto, dopo il 46 d.C., con la costituzione da parte di Claudio della provincia di Tracia, assisteremo anche al reclutamento di reparti di arcieri ausiliari traci. Secondo Cassio Dione, i reparti di arcieri ausiliari dell'esercito romano erano enormemente efficaci contro i barbari del nord Europa, che appunto essendo portatori di una tradizione marziale schiettamente occidentale, erano impreparati a fronteggiare un fitto barrage missilistico. Leggiamo dell'utilizzo di reparti di tiratori in maniera intensiva in Germania, ma anche in Britannia per stroncare la rivolta degli Iceni della regina Boudica. Sicuramente però uno degli elementi più interessanti e caratteristici dei primi anni dell'impero è l'introduzione di reparti di arcieri a cavallo, dei quali parla per la prima volta Tacito relativamente alla battaglia di Vistaviso, tra le truppe di Germanico e quelle del ribelle Arminio, uno scontro che va a lavare, se vogliamo, l'onta di Teutoburgo.
Anche se siamo abituati a collegare le truppe di arcieri a cavallo con i popoli delle steppe, con i mongoli, non ci deve stupire questa adozione da parte dei romani. In fondo, un paio di generazioni prima, proprio le truppe romane di Crasso avevano subito per mano degli arcieri a cavallo dei Parti una sconfitta schiacciante. Dunque i romani, essendo popolo pragmatico, sicuramente avevano ragionato sulla cosa e infine avevano cominciato anche loro ad adottare dei reparti ausiliari armati in questa maniera. Noi non sappiamo esattamente presso quali popolazioni i romani attingessero inizialmente i loro arcieri a cavallo ausiliari. Noi sappiamo in realtà che c'è un precedente interessante a riguardo. Aristotele scrive che nella seconda metà del V secolo, durante la guerra del Peloponneso, gli ateniesi costituirono dei reparti di arcieri a cavallo, di ippotoxotai, probabilmente reclutandoli presso gli Sciti. Quindi è possibile che effettivamente ora i romani abbiano reclutato nei primi anni dell'impero dei reparti di arcieri ausiliari presso le popolazioni delle steppe, presso i Sarmati, presso gli Alani. In ogni caso siamo sicuri che dopo il 46 d.C., invece, almeno alcuni reparti di arcieri a cavallo vennero reclutati presso i Traci, perché abbiamo attestazione epigrafica di ale di cavalleria equipaggiate con l'arco. Sulla colonna traiana, che rappresenta l'impresa della conquista della Dacia, vediamo raffigurati sia frombolieri sia arcieri, e se è impossibile identificare la provenienza etnica dei frombolieri, gli arcieri, secondo alcuni storici e archeologi, sarebbero da ascrivere alcuni agli ormai onnipresenti siriani, altri al popolo sarmata degli Yazigi, che all'epoca forniva truppe ai romani in qualità di popolo alleato. In realtà, osservando la colonna traiana con uno sguardo più smaliziato, potremmo semplicemente concludere che i soldati rappresentati sono semplicemente degli stereotipi e gli arcieri corrispondono a uno stereotipo generalizzato di popolazione asiatica. Andando avanti con i secoli, infine, l'utilizzo dell'arco comincerà ad essere sempre più qualcosa che non sarà solo proprio di reparti di specialisti, ma dovrà essere padroneggiato bene o male da tutti i soldati dell'esercito romano. Questo perché l'arte della guerra, con l'incedere dell'Evo tardo antico, sta mutando. Ricordiamoci che verso la fine dell'impero irromperanno sulla scena gli Unni, portando una guerra fino al cuore dell'Europa particolarmente mobile e basata sull'utilizzo dell'arco composito. Ed ecco quindi che Vegezio, che scrive a cavallo tra il IV e il V secolo d.C., raccomanda che il soldato romano non si addestri solo all'uso della spada, dello scudo, della lancia, del giavellotto, ma anche della frombola e persino dell'arco. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale, e se anche voi avete delle domande, segnatele nei commenti al video. Grazie!